1000 migranti salvati nel Golfo di Sicilia. Ormai siamo così abituati a titoli del genere che non ci facciamo neanche più caso, ma non vi è mai venuta voglia di approfondire, di andare a fondo alla vicenda. Sorvolando sugli slogan di destra o di sinistra, qual è la realtà, i dati, i fatti concreti? Io per scoprirlo sono partito da una notizia come questa, in cui c'è un indizio molto interessante, il nome delle barche delle organizzazioni non governative, ONG, coinvolte nell'operazione. E vedete, ognuna di queste barche ha a bordo un sistema di tracciamento chiamato AIS, funziona in modo simile al transponder degli aerei e ci permette di identificare le imbarcazioni, la loro posizione e la loro rotta. Ed esistono siti che raccolgono questi dati e permettono di consultarli in tempo reale via web. Marine Traffic è uno dei migliori e per la modica cifra di 400 euro al mese permette di avere un tracciamento satellitare di tutte le imbarcazioni del mondo, in tempo reale ed in qualsiasi parte del globo. Mettetevi comodi perché ho deciso di usare proprio questo potentissimo quanto costoso servizio ed oggi questo giro in barca ve lo offro io. Partiamo per esempio da questa notizia del Corriere della Sera. Facciamo innanzitutto attenzione alla data, 23 febbraio 2017. L'articolo scrive più volte tutti salvati nel canale di Sicilia. Tutti salvati nel canale di Sicilia. 377 a bordo della nave Peluso della Guardia Costiera. E guardiamo allora dov'era il 23 febbraio la nave Peluso della Guardia Costiera. Parte da Catania, si avvicina a poche miglia dalla costa della Libia, per poi tornare subito a Pozzallo. Ora, facciamo un ripassino di geografia. Il canale di Sicilia si trova qui, fra la Tunisia e la Sicilia. E come possiamo vedere dalla data e dal tracciato, il canale di Sicilia non l'ha neanche lontanamente vista la nave Peluso, che si è avvicinata a poche miglia nautiche dalla costa libica per poi tornare subito indietro. E lo stesso vale per la nave della ONG Aquarius. E come possiamo vedere la nave Aquarius semplicemente passa per il canale di Sicilia, ma la vera operazione avviene a poche miglia nautiche dalla costa della Libia, nello stesso esatto punto della nave Peluso, per poi tornare subito dopo in Sicilia. Quindi il Corriere che scrive che sono stati salvati nel canale di Sicilia è una colossale fake news, una bufala, anzi pure peggio perché è un'informazione riportata volutamente in modo mendace e menzognero. E se pensate che questo episodio sia un caso isolato, vi sbagliate di grosso. Purtroppo è la prassi. Prendiamo ad esempio la Golfo Azzurro, una delle navi delle ONG più attive. Questo è il tracciato degli ultimi 60 giorni, non è mai passata neanche una volta per il canale di Sicilia. Mai! È un continuo su e giù e le operazioni avvengono sempre nello stesso esatto punto, a poche miglia al largo della Libia. Eppure basta una semplice ricerca per scoprire che un sacco di notizie hanno riportato falsamente che la Golfo Azzurro ha salvato dei migranti nel canale di Sicilia. Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, trattato firmato e ratificato anche dalla Tunisia, le persone salvate in acque internazionali vanno portate nel porto sicuro più vicino, che in questo caso è quello di Zarzis in Tunisia, che dista 90 miglia nautiche dalla zona in cui avviene la quasi totalità dei salvataggi. Malta dista il doppio, 180 miglia nautiche. La Sicilia, 250. La domanda che vi starete ponendo adesso è perché? Perché andarli a prendere a 10 miglia dalla costa per portarli fino in Italia? Qualcuno potrebbe rispondere per salvare più vite. Ma programmi come Mare Nostrum, Triton di Frontex salvano davvero più vite? Guardate questo grafico, tenete a mente che l'operazione Mare Nostrum ha avuto inizio ad ottobre 2013. Considerate che questo grafico è stato fatto a metà 2015, quindi la barra del 2015 è incompleta. Completiamolo insieme. Per farlo è molto semplice, basta cercare su un qualsiasi motore di ricerca morti Mediterraneo 2015-2016, questi sono i dati che ho trovato da diverse fonti. E se possiamo vedere che nel 2014-2015 le morti sono aumentate esponenzialmente subito dopo l'implementazione di questi programmi, la barra del 2016 è talmente alta che non ci sta, devo alzare il grafico. Dal 2012 al 2016 le morti sono decuplicate. E il motivo per cui le morti sono aumentate in modo esponenziale è tanto semplice quanto logico. Prima gli scafisti dovevano davvero attraversare il canale di Sicilia per arrivare a Lampedusa, che tanto per ricordarlo, Lampedusa è qui. E per farlo dovevano utilizzare imbarcazioni in grado di sostenere un viaggio di centinaia di miglia. Adesso i trafficanti di esseri umani, sicuri che ci sarà qualcuno a recuperarli dopo poche decine di miglia, utilizzano le peggio bagnarole gonfiabili. Bagnarole che affondano più spesso e nonostante questo molte più persone di prima tentano la traversata e questo matematicamente significa solo una cosa: più morti.
Mare Nostrum, Triton di Frontex sono direttamente responsabili della morte di migliaia e migliaia di persone all'anno. E questo non è un'opinione, lo dicono i numeri, sono fatti. Tra l'altro, tutto questo giochetto, chi lo paga? Spesso si sente dire sono soldi dell'Europa, le spese dell'accoglienza ce le copre l'Europa. L'Unione Europea nel 2016 ci ha versato poco più di 100 milioni di euro a fronte di una spesa per i contribuenti italiani di oltre 3 miliardi. Avete sentito bene, non milioni, miliardi. Vi rendete conto di quanti sono? 3.000 milioni! A confronto i 100 milioni dell'Unione Europea sono una scorreggia. Poi dobbiamo ripartire dalle basi della comunicazione. Migranti è il participio presente del verbo migrare, gli uccelli migrano. Qui stiamo parlando di rifugiati, il 20%, quelli che effettivamente ottengono lo status perché scappano da guerre, persecuzioni politiche, eccetera. E l'80% sono immigrati clandestini. Clandestini! Da quanti anni non sentivate questa parola? Ormai è stata messa al bando dal politicamente corretto. E a dire queste cose non sono io, ma l'Unione Europea stessa. E mentre tutti i paesi confinanti con noi sbarrano le frontiere, Francia, Svizzera, Austria, lo Stato italiano non è semplicemente in grado di espellere queste persone perché se l'accoglienza è costosa non avete idea di quanto costi l'espulsione. 4.000 euro a persona! Moltiplicatelo per il numero di persone e capirete che sono costi insostenibili. E allora torniamo alla domanda principale. Perché? Perché continuiamo ad andarli a prendere? Abbiamo visto che non salviamo più vite, i rifugiati sono una minima percentuale, tutto questo ha dei costi sociali altissimi, quindi perché? E vedete, la cosa triste è che la risposta è sotto gli occhi di tutti, non c'è nessun complotto, nessun potere forte, semplicemente c'è un business. Un business di cui sappiamo pure nomi e cognomi delle persone implicate, e molti di questi sono raccolti nel libro di Mario Giordano, Profugopoli. Si dice che gli italiani leggono poco, meno di un libro all'anno. Fidatevi, questo è il genere di libro che vale la pena leggere, anche solo per avere argomentazioni concrete e non i soliti slogan. Se volete acquistarlo, fatelo usando il link che trovate qua sopra nella descrizione. Questo libro è stato pubblicato esattamente un anno fa e la cosa triste è che andando a leggere i bandi di assegnazione che sono pubblici, consultabili da chiunque, si scopre che molti di questi sono stati riassegnati esattamente alle stesse persone o cooperative che sono state denunciate in passato. Da un anno a questa parte non è cambiato nulla. Io lavoro nella comunicazione, so che la pubblicità si fa quando gli affari vanno a gonfie vele. Vi siete mai chiesti perché in televisione, giornali, mainstream media è un continuo martellamento di film, documentari, spettacolarizzazione del fenomeno migranti? Perché vedete, come ben spiegato nel libro, i famosi 35 euro non vanno direttamente ai profughi, ma alle cooperative. E quando scoppiano rivolte che tanto piacciono ai partiti di destra per puntargli il dito contro, è un puntare un dito contro un sintomo, non contro la causa. La causa è che spesso viene davvero dato da mangiar loro le peggio schifezze ammassate in spazi non idonei e questo perché meno si spende per loro, più margine entra in tasca alla cooperativa di turno. E non avete idea di quante persone sono direttamente o indirettamente coinvolte in tutto questo. Mediatori culturali, interpreti, assistenti sociosanitari, albergatori, insegnanti che tengono corsi, tantissime persone, tantissimi soldi pubblici. Considerate questo video come un antipasto, sto preparando un approfondimento sui collegamenti fra le ONG e le varie cooperative che sono sicuro apprezzerete. Tra l'altro ho alcuni progetti in cantiere di cui vi parlerò presto, l'estate è alle porte e vorrei organizzare una raccolta fondi per poter continuare a monitorare il traffico nel Mediterraneo. Quindi, per non perdervi i miei prossimi video e aggiornamenti, mettete mi piace alla mia pagina Facebook, iscrivetevi al canale YouTube e soprattutto a quello Telegram. Auguro buona lettura a quanti decideranno di comprare il libro e spero di rivedervi presto.